Ciao e bentornato o bentornata sul mio canale. Oggi andremo a vedere come fare i vermi per la pesca. Quelli che più sono interessanti sono i vermi luminosi e riusciamo a ottenerli craftando questi macchinari. Dunque io suggerisco di andare a mettere dentro i funghi. Adesso andiamo a vedere dove li possiamo andare a raccogliere in maniera totalmente gratuita. Dunque, andando nella prima mappa, li troviamo in tutta la parte a destra, guardando la mappa, come vi mostro qui nell'immagine. Eccoci arrivati in zona, infatti qui c'è il primo fungo. Allora, dobbiamo riuscire a raccogliere il maggior numero possibile in modo da fabbricare poi più vermi. Ogni fungo ci fornisce poi un verme luminoso. Invece nella seconda mappa li troviamo più verso nord nella posizione di sinistra, come potete notare da questa immagine. In questa mappa ce ne sono di più, quantomeno ne trovate più facilmente, in quanto non è una mappa molto presa d'assalto. Quindi vedete che sono anche messi in maniera vicina e quindi risulta più facile andare a raccoglierne un maggior numero. I funghi possiamo anche andarli a acquistare al negozio di Zecchi. Li troviamo qui in basso e vedete che vengono a costarci però 16 denari l'uno. A questo punto, invece di andare ad acquistare, ci conviene andare a comprare i semi, quelli che costano di meno, ossia i semi di carota. Andiamo a risparmiare un denaro, però poi comunque andandoli a piantare possiamo anche andare ad aumentare il farming. Allora andiamo ora a piantare un po' di carote, così li andremo poi a mettere dentro la macchina per andare a fare i vermi. Ovviamente il metodo più economico è quello di andare a raccogliere direttamente i funghi, però è un lavoro magari che ci occupa parecchio tempo. Ecco, andiamo a mettere le ultime carote e poi dobbiamo andare a innaffiare il tutto. Dunque, le carote ci mettono 3 giorni di gioco per venire fuori, quindi sono i semi, quindi gli ortaggi, che ci mettono meno tempo e comunque costano di meno andare ad acquistare i semi. Una volta che abbiamo raccolto poi le carote possiamo andare a mettere alcune carote qua nei macchinari per andare a produrre i semi, quindi avremo un risparmio di soldi perché avremo direttamente i semi e quindi continueremo a fare questo tipo di operazione. In questa maniera, come vi dicevo prima, andremo anche ad alzare contemporaneamente il gardening, ossia appunto l'orto. Dunque adesso andiamo a mettere nel macchinario, questo qui verde, i funghi che abbiamo appena raccolto, che non sono tantissimi, però ragazzi ci vuole parecchio tempo per andare a produrre i vermi, quindi cercate di organizzarvi per ottenere un verme da un fungo, ci vuole un'ora circa, quindi parecchio tempo. Se non lo abbiamo possiamo andare anche a mettere il concime. Fertilizzante che aumenta la quantità di coltivazioni ottenute durante la raccolta, quindi questo qui ci aiuta non tanto coi tempi, ma soprattutto per quanto riguarda la quantità della roba che andremo a raccogliere. Quindi è ottimo. Anche questo si riesce a fare qui dentro perché contemporaneamente in questo macchinario va a produrre sia i vermi, vedete, ma anche il fertilizzante, che è molto utile, come vi dicevo, per andare a aumentare il nostro raccolto e ci serve anche questa cosa. Quindi andiamo a metterlo tranquillamente. Vi ricordo che per produrre i vermi comunque basta qualsiasi tipo di verdura,
o anche frutta, insomma. Comunque, questi vermi sono molto interessanti, quindi preziosi, perché ci servono per andare a ottenere alcuni pesci, tra cui certi che sono veramente rari e quindi valgono molto di più. Per fare i macchinari, per fare i vermi luminosi, allora dobbiamo andare qua e cercare la ricetta. Ovviamente si compra dal tizio che sta al porto. Dunque, vediamo, ci servono, come potete vedere, l'asse infusa del flusso, i mattoni di pietra e poi i lingotti di ferro. Come vi ho detto prima, frutta e verdura, però possiamo andare anche a creare poi dei piatti che sono sempre utilizzati per andare a ottenere i nostri vermi. Allora, vediamo qui lo schema. Vi dico subito che alcuni prodotti, come per esempio le mele, quelle con la stellina, ci danno addirittura 2 vermi per volta, però comunque hanno dei costi e dei tempi superiori. Comunque, come vi volevo farvi vedere, anche per esempio le confetture ci possono dare quelle con la stellina addirittura 3 vermi per volta, quindi in un'ora otterremo invece che un verme 3 vermi. E stesso discorso per anche questo tipo di confettura, e quindi un po' tutte le varie confetture. Come dicevo, ci sono anche poi questo tipo di funghi che però comunque vedete che costano 45 rispetto a quelli normali che costano 8. E anche questa piantina qui, che adesso non mi ricordo più come si chiama in italiano, che se ne trovano parecchi in quella zona dove abbiamo raccolto inizialmente i nostri funghi. Nella seconda mappa ne troviamo tantissima, quindi conviene fare entrambe le raccolte, quindi sia a questa piantina qui che i funghi normali, quindi ci danno anche queste un verme. Poi tutti i tipi, vedete anche per esempio l'aglio, ma tornando a noi, vi volevo far vedere, ecco, i piatti cucinati, quindi la torta di mele che ci darà 3 vermi, vedete, più sono elaborati più ci danno vermi, però c'è da dire che ci metteremo molto più tempo a farli i piatti, però se vogliamo andare a cucinare, come vi dicevo prima, quindi a tirare su la cucina più che altro, ci conviene fare questo metodo, quindi fare i piatti elaborati, le zuppe, le bistecche, eccetera, e quindi poi andarle a trasformare in vermi. Allora, come vedete possiamo andare tutta la roba commestibile praticamente, la possiamo andare a trasformare in vermi. Vi faccio vedere una panoramica, vedete che questo qui addirittura ci dà 7 vermi, però ha un costo estremamente elevato, quindi più i costi sono alti più ci darà vermi andarli a mettere dentro il macchinario. Allora, ecco qua, almeno abbiamo anche un'idea di quello che possiamo andare a fare per alzare soprattutto le altre professioni. Però una idea molto buona è quella di andare a raccogliere i funghi come abbiamo fatto nella seconda mappa e poi anche queste piantine qua, che ce ne sono tantissime. C'è anche da dire che a seconda della cosa che andremo a introdurre dentro il macchinario ci darà 2 tipi di fertilizzanti. Uno che vi ho fatto vedere prima, che è il più comune ed è quello che ci dà maggior raccolto, quindi quantità di raccolto, ma anche quello che è molto utile andando per esempio al discorso di andare a inserire le mele, ci darà il fertilizzante che aumenta la velocità del nostro raccolto. Quindi vabbè, decidete voi un po' cosa andare a mettere dentro a seconda delle vostre esigenze. Grazie di aver seguito, arriveranno presto dei nuovi video molto interessanti. Se vi è piaciuto questo mettete un bel mi piace e naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!